Eccoci qui, di nuovo insieme. Benvenuti a Bravo Cast Italiano, il podcast pensato per chi vuole imparare l'italiano in modo naturale, ascoltando conversazioni tra due amici. Io sono Stefano e oggi ho una storia bellissima da raccontarvi. E io sono Angela. Ciao a tutti, bentornati. Siamo felici di avere voi con noi oggi. L'argomento di questo episodio è davvero speciale e molto personale. Vi parleremo di come abbiamo conosciuto il nostro migliore amico. Stefano, la parola è tua. Inizia tu. Con piacere! Allora, la mia storia inizia circa 15 anni fa. Ero al primo anno di università. Era settembre, faceva ancora caldo e io non conoscevo nessuno in città. Mi sentivo un po' perso, sai? Arrivavo da una piccola città del sud Italia e Roma era enorme per me. Tutto sembrava caotico, rumoroso, veloce. Capisco bene quella sensazione. Quando si arriva in una città nuova, tutto sembra difficile. Si cammina per le strade con quella sensazione strana che tutti sanno dove stanno andando tranne te. Ma dimmi, dove hai incontrato il tuo migliore amico esattamente? In biblioteca. Stavo cercando un libro per il corso di storia moderna, ma non riuscivo a trovarlo. Camminavo tra gli scaffali da almeno 20 minuti con una faccia completamente confusa. A un certo punto un ragazzo si è avvicinato a me e mi ha chiesto con un sorriso: "Stai cercando qualcosa?" Io gli ho risposto che cercavo questo libro specifico e lui ha riso e mi ha detto: "Sei il terzo studente che cerca quel libro oggi. È già esaurito da ieri mattina." Che coincidenza! E poi, come siete diventati amici da quella breve conversazione in biblioteca? Beh, abbiamo iniziato a parlare. Si chiama Marco. Lui era al secondo anno, quindi conosceva già l'università molto bene. Mi ha spiegato dove trovare le fotocopie del libro, dove mangiare bene vicino alla facoltà con poco budget, i professori più disponibili, dove studiare senza essere disturbati. Era gentile in modo naturale, senza essere esagerato. Mi ha accompagnato fuori dalla biblioteca e abbiamo continuato a chiacchierare per un'ora. È bello quando si crea quella connessione immediata con qualcuno, come se vi conosceste già da prima. Esattamente quella sensazione. Eravamo molto diversi caratterialmente. Lui era estroverso, sicuro di sé, sempre circondato da persone. Io ero più riservato, preferivo stare in disparte. Ma ci siamo capiti subito, fin dal primo momento. Non so spiegarlo, era naturale. Spesso le amicizie più forti nascono proprio tra persone diverse. E voi ascoltatori, avete anche voi una storia interessante su come avete conosciuto il vostro migliore amico? Scrivetecelo nei commenti, siamo curiosi di leggere ogni storia. Assolutamente, vogliamo sapere. Allora Angela, e tu? Come hai conosciuto la tua migliore amica? La mia storia è molto diversa dalla tua. Io e la mia migliore amica, Chiara, ci conosciamo da quando avevamo 8 anni. Eravamo compagne di classe alle scuole elementari. Il primo giorno la maestra ci ha messo vicine e lei mi ha subito prestato la sua matita colorata perché la mia si era rotta durante il disegno. Che carino! Una grande amicizia nata da una matita colorata. Sembra una cosa piccolissima, eppure Esattamente! Sembrano le piccole cose, vero? Ma quella matita ha cambiato tutto. Quel giorno, durante la ricreazione, abbiamo giocato insieme e non ci siamo più separate. Siamo cresciute insieme, abbiamo frequentato le stesse scuole per anni, anche se non sempre la stessa classe. Ma ci trovavamo ogni giorno, come per abitudine naturale. avere un'amica d'infanzia è qualcosa di davvero speciale. Quella persona ti conosce da quando eri bambina, ha visto tutte le tue trasformazioni. Voi avete ancora molto in comune dopo tutti questi anni? Sì e no. Siamo diventate persone molto diverse con il tempo. Chiara ama la natura, fa escursioni in montagna ogni weekend, dorme sotto le stelle, porta sempre con sé uno zaino enorme. Mentre io preferisco stare in città, andare ai musei, ai concerti, esplorare i vicoli di qualche città nuova. A prima vista sembriamo incompatibili. E invece? E invece questa differenza non ci ha mai divise. Anzi, ci ha reso più interessanti l'una per l'altra. Lei mi ha insegnato a rallentare, a osservare la natura. Io le ho fatto scoprire mostre d'arte che l'hanno emozionata. Si impara sempre qualcosa da chi è diverso da noi. Bellissimo!
Marco e io siamo la stessa cosa. Lui ama lo sport, va in palestra ogni mattina alle 6, segue ogni partita di calcio con passione totale. Io preferisco leggere, ascoltare musica, stare in silenzio. Ma ci rispettiamo e ci completiamo da sempre. Stefano, c'è stato un momento particolare in cui hai capito che Marco era davvero il tuo migliore amico. Un episodio che ricordi con chiarezza assoluta. Sì, me lo ricordo benissimo. Era il nostro secondo anno di università. Avevo avuto un periodo molto difficile. Avevo preso un brutto voto a un esame importante, uno di quelli che aspettavi da mesi. Mi sentivo scoraggiato, senza energia. Pensavo addirittura di lasciare l'università e tornare a casa. Marco se ne è accorto subito. Non mi ha detto le solite frasi: "Dai, è solo un voto, vedrai che andrà meglio". Mi ha ascoltato per ore, senza interrompermi, senza giudicarmi. Il giorno dopo era venuto al mio appartamento con 2 caffè caldi e un piano di studio già scritto su un foglio. Aveva già organizzato tutto. Non me lo dimenticherò mai. Questo è il vero significato dell'amicizia. Essere presenti nei momenti difficili, non solo in quelli belli e facili. Cari ascoltatori, pensate a una persona nella vostra vita che è stata presente quando avevate più bisogno. Quella è la vostra persona speciale. Parole perfette. E tu, Angela, quando hai capito che Chiara era davvero la tua migliore amica? Per me il momento è stato durante il liceo. I miei genitori stavano attraversando un periodo complicato in famiglia e io non volevo parlarne con nessuno. Mi chiudevo in me stessa. Ma Chiara ha capito tutto senza che io dicessi una parola. Ogni giorno trovava una scusa per venire a casa mia. Ti aiuto con i compiti di matematica. Ho comprato una pizza, la mangiamo insieme. Ho voglia di guardare un film, posso venire. Non mi ha mai lasciata sola, senza mai forzarmi a parlare. Senza parole. Capire qualcuno senza che parli è una cosa rarissima. Ci vuole una sensibilità speciale. Marco fa lo stesso con me ancora oggi, dopo tutti questi anni. Ci basta uno sguardo per capirci. Questo è quello che distingue un amico vero da una semplice conoscenza. Un amico ti conosce davvero nel profondo. Ti vuole bene per quello che sei, con i tuoi difetti e i tuoi pregi, non per quello che appari agli altri. Esatto. E voi, avete un amico così nella vostra vita? Quanto è importante per voi questa persona? Scriveteci nei commenti. Vogliamo leggere le vostre storie. Ogni storia di amicizia è unica e merita di essere raccontata. Assolutamente sì, e per chi sta imparando l'italiano questo è anche un esercizio fantastico. Provate a scrivere nei commenti come avete conosciuto il vostro migliore amico, in italiano ovviamente. Anche poche righe vanno benissimo, non abbiate paura degli errori. È un modo meraviglioso per praticare la lingua in modo naturale e spontaneo. Ottima idea. Nessuno giudica gli errori qui. Bravocast Italiano è un posto sicuro per imparare. Sbagliare fa parte del percorso, anzi, è la parte più importante del percorso. L'importante è provare, sempre. Stefano, una domanda finale. Se oggi incontrassi Marco per la prima volta, pensi che diventereste di nuovo amici? Senza dubbio. E questa è la risposta più bella che posso dare. Quando un'amicizia è vera, non dipende dal momento o dal caso. Dipende da chi sei tu e da chi è l'altra persona. Marco è Marco ed io sono io. Ci troveremo comunque. Bellissimo. Io penso la stessa cosa di Chiara. Certe persone entrano nella tua vita e semplicemente ci restano, perché è giusto così. Perfetto modo per chiudere questo argomento. Allora, ricapitoliamo un po' quello che abbiamo condiviso oggi. Io ho conosciuto Marco all'università, in biblioteca, completamente per caso. Lei stava cercando le stesse informazioni che cercavo io. E io ho conosciuto Chiara alle scuole elementari, grazie a una matita colorata prestata al momento giusto. 2 storie semplici, 2 amicizie straordinarie. Le amicizie più belle nascono nei momenti più semplici e inaspettati. Non si pianificano, non si cercano. Arrivano e basta, quando meno te lo aspetti. E si costruiscono nel tempo, con presenza, rispetto, pazienza e affetto. Cari ascoltatori, spero che questo episodio vi abbia fatto pensare alle persone speciali nella vostra vita. Magari stasera chiamate qualcuno che non sentite da un po'.
Grazie di cuore per essere stati con noi oggi. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con qualcuno a cui volete bene e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. E non dimenticate i commenti con la vostra storia di amicizia. Vi leggiamo tutti con grande piacere. Alla prossima, cari amici di BravoCast Italiano. Prendetevi cura di voi e delle persone che amate. Alla prossima, a presto!